tutti, bentornati o benvenuti per un nuovo video sul mio canale Uramariki Professione Nerd. Con l'unboxing di oggi torniamo a parlare di Marvel e più precisamente di X-Men. Ma prima una piccola precisazione, perché mi è stato segnalato da alcuni utenti che i miei video sono un po' troppo lunghi e ricchi di informazioni. Per questo motivo dal video di oggi cercherò di stringere un po' ed essere più sintetico. Sperando di riuscire nel mio obiettivo di accorciare i video, mi direte poi voi nei commenti se li preferite di questa lunghezza. Dicevo quindi che oggi si parlerà di X-Men e lo faremo analizzando la statua di uno dei protagonisti principali, ovvero Wolverine. E allora diamo subito una breve occhiata alla scatola che comunque poi analizzeremo, come sapete, più nel dettaglio tra pochissimo. Eccola qui, si tratta di una gallery diorama di Diamond Select Toys. L'ho acquistata l'anno scorso in fiera, precisamente al Gardacon, dal rivenditore Oggetti Fantastici, e riproduce Wolverine con il suo classico costume giallo e blu. E come sappiamo, questo costume, con varie rivisitazioni nel corso del tempo, è stato quello più indossato dal mutante, e la prima volta in cui lo ha sfoggiato nei fumetti risale, pensate, al lontano 1975. Inoltre nella mia collezione possiedo anche una seconda versione di questo mutante, sempre per la linea Gallery Diorama di Diamond Select Toys. In questo caso però Wolverine indossa il costume marrone e giallo. Magari ne farò un unboxing dedicato in uno dei miei prossimi video. Cosa ne pensate? Comunque non so voi, ma io non sto più nella pelle per il grande ritorno annunciato di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine per il prossimo film di Deadpool 3 in uscita a fine 2024. Anche stavolta mi sono forse dilungato troppo. Passiamo direttamente all'unboxing e ci ritroviamo poi al termine del video per i saluti finali. A dopo! Come sempre analizziamo la scatola lato per lato partendo dal fronte, che avete già intravisto nel segmento precedente. Come noterete ho lasciato applicato il bollino con il prezzo che ho pagato per questa action figure. Su questo lato ciò che cattura maggiormente l'attenzione è il nome del personaggio scritto in giallo a caratteri cubitali. Proseguiamo con il lato sinistro, il lato destro, e questo invece è il retro, dove come sempre Diamond Select Toys ci propone una breve ma interessante biografia di questo personaggio. Apprendiamo quindi che l'uomo conosciuto col nome di Logan, dopo aver vissuto svariate vite a causa della sua mutazione rigenerativa, perse la sua memoria durante un esperimento condotto dalla famigerata organizzazione Weapon X. Spinto in uno stato bestiale dall'intenso processo di legare l'adamantio alle sue ossa e ai suoi artigli mutanti, Logan fuggì nelle terre selvatiche canadesi, spostandosi poi da un posto all'altro nella continua ricerca di un rifugio dal suo passato. Trovò una nuova casa e un rinnovato scopo nella vita quando incontrò gli X-Men, unendosi ai loro ranghi come il brizzolato e imprevedibile Wolverine. Questa gallery diorama di Wolverine è basata sulla sua apparizione nei fumetti Marvel ed è realizzata in PVC di alta qualità. Ci vengono infine riportati il nome del designer e il nome dello scultore. Questo è il lato superiore della scatola e questo è quello inferiore. Procediamo adesso aprendo la scatola. All'interno della scatola troveremo inoltre un opuscolo che ci mostrerà altre uscite della stessa linea Gallery Diorama. Ed ecco come si presenta la scultura di Wolverine in tutta la sua ferocia. Guardiamo anche gli altri lati. Scopriamo adesso quanto misura questo modellino. Direi all'incirca 22 cm. Adesso però zoomiamo l'inquadratura e focalizziamoci sui dettagli.
Il volto ha un'espressione molto feroce e crudele che ben caratterizza questo personaggio. Purtroppo però la bocca è stata dipinta in modo grossolano e sembra perciò che gli manchino 2 denti. I segni di espressione sono invece stati scolpiti in modo perfetto. Anche sulla maschera, in vari punti, per esempio in corrispondenza del naso, possiamo notare delle sbavature di colore. Sia sul fronte che sul retro riscontriamo lo stesso problema di sbavature di colore in corrispondenza delle strisce nere. I muscoli sono invece stati scolpiti in modo molto definito e pronunciato. Inoltre, sulla parte gialla del vestito notiamo delle leggere sfumature di colore che tendono all'arancione e contribuiscono a dare tridimensionalità ai muscoli. Per quanto riguarda gli artigli di adamantio, sono invece stati sia scolpiti che colorati in modo eccellente. Quanto detto poco fa per la parte superiore del corpo vale naturalmente anche per le gambe, sia in termini di definizione dei muscoli che di colorazione con sfumature di giallo. Anche sullo stivale, nel passaggio tra il nero e il blu, notiamo che il colore è molto sbavato. Menzione speciale per i glutei d'acciaio di questo Wolverine, che noi comuni mortali non potremmo ottenere nemmeno dopo anni di squat in palestra. Infine, la basetta diorama, formata da un cumulo di detriti e parti metalliche, non è tra le più belle che abbia visto. Sicuramente ho preferito quelle di Tempesta e di Phoenix, anche perché erano rappresentative del loro personaggio. Nel caso di Wolverine però, che utilizza soltanto attacchi corpo a corpo, mi rendo conto che fosse difficile, se non impossibile, trovare una basetta più caratterizzante. Prima di passare alle valutazioni finali, per avere un ulteriore metro di paragone, lo vediamo qui confrontato con le altre 2 gallery diorama di Storm e di Phoenix che ho già analizzato nei miei precedenti video. A colpo d'occhio mi verrebbe da dire che la scala utilizzata non è esattamente la stessa, pur tenendo conto del fatto che Wolverine è in una posa un po' piegata sulle ginocchia e che la sua basetta non gli aggiunge molti centimetri, appare comunque sensibilmente più basso. Comunque bisogna riconoscere che queste 3 statue, collocate una di fianco all'altra, fanno proprio la loro porca figura. Spero davvero che Diamond Select Toys continui a riprodurre modellini tratti dagli X-Men. Adesso però congediamo Storm e Phoenix e diamo il giusto spazio a Wolverine per le valutazioni finali. Per la categoria somiglianza al personaggio il mio voto è 8. Per la colorazione mi trovo purtroppo costretto a dare un 4. Solitamente le gallery diorama sono dipinte con molta cura, ma in questo caso Wolverine aveva davvero troppi errori e sbavature di colore. Per la basetta di supporto, che in questo caso è una basetta diorama, il mio voto è 6. Per la posa il mio voto è 9. È molto dinamica come piace a me. Infine, per la categoria rapporto qualità-prezzo il mio voto è 6. Facendo 2 conti, la valutazione finale che si porta a casa questa gallery diorama di Wolverine è di 6.6. Sicuramente avrebbe avuto il potenziale per ottenere un punteggio maggiore, ma è stata purtroppo pesantemente condizionata dalla colorazione così approssimativa e grossolana. Ed eccoci di nuovo insieme. Se vi è piaciuto questo nuovo video, vi chiedo per favore di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti e di condividere il video su tutti i vostri social. Inoltre, se già non mi seguite, vi chiedo di iniziare a farlo anche sulle mie pagine di Instagram e di Facebook, dove mi trovate con lo stesso nickname, Uramariki Professione Nerd. Infine, se vi va, vi chiedo di lasciare un commento sotto il video per farmi sapere cosa ne pensate di questo modellino. Ho concluso, perciò vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo unboxing. Ciao ragazzi, passo e chiudo!